È vero che c'è un mal di testa che può far diventare ciechi. Oggi parliamo di una patologia che colpisce i vasi sanguigni, più precisamente le arterie. Si tratta dell'arterite gigantocellulare. Cosa significa? È un'infiammazione delle arterie caratterizzata dalla presenza di cellule molto grandi, per quello si chiama gigantocellulare. Riguarda più spesso i rami dell'arteria carotide esterna, che è l'arteria che porta il sangue a gran parte della faccia, soprattutto dell'arteria temporale. Per questo si parla anche di arterite temporale. No, dai che mi bagno tutto! Si manifesta quasi esclusivamente dopo i 50 anni. È più frequente nelle donne rispetto agli uomini, è più frequente nei paesi scandinavi e ha una componente genetica. Spesso si associa alla polimialgia reumatica, che è una malattia infiammatoria caratterizzata da dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena e alle anche, soprattutto al risveglio, tali da rendere difficile svolgere le attività quotidiane. La causa non è conosciuta. L'infiammazione delle arterie ne ispessisce le pareti e conseguentemente ne riduce il lume, riducendo il passaggio del sangue. Il ridotto afflusso di sangue è responsabile di gran parte dei sintomi della malattia. Uno dei sintomi principali è il mal di testa, spesso localizzato nella zona temporale, cioè la tempia, e associato a indolenzimento del cuoio capelluto. Si associa a una difficoltà nella masticazione dovuta alla presenza di crampi e dolore ai muscoli masticatori. Questo è dovuto alla riduzione dell'afflusso di sangue ai muscoli masticatori. Si nota poi un aspetto arrossato, ingrossato e nodulare dell'arteria temporale, con pulsazioni ridotte o assenti. Si possono manifestare anche sintomi generali, come febbre, sudori notturni, dimagrimento e stanchezza. Un'attenzione particolare meritano i sintomi a carico dell'orecchio, del sistema nervoso e soprattutto dell'occhio. Si può osservare una riduzione dell'udito oppure i cosiddetti TIA, che sono degli attacchi transitori durante i quali non arriva il sangue al cervello, oppure veri e propri ictus. Questo è dovuto al coinvolgimento delle grosse arterie che portano il sangue al cervello, come l'arteria carotide interna e l'arteria vertebrale. Per quanto riguarda i sintomi all'occhio, si può avere una visione doppia, la perdita temporanea della vista, oppure la perdita permanente della vista, parziale o totale. I sintomi sono dovuti al coinvolgimento delle arterie che portano il sangue all'occhio. Hai esagerato? No, non ho esagerato. Sono sintomi che possono comparire ed è giusto conoscerli. Te lo faccio vedere io che cosa vuol dire esagerare. Addirittura, calmatevi. Tanto adesso per parlare dei sintomi all'occhio chiedo l'aiuto di qualcuno che è sicuramente più esperto di me. Maria Antonietta, mi puoi dare una mano? Certo Marcello, ci penso io. Hai detto bene, l'arterite a cellule giganti può danneggiare l'occhio perché riduce l'afflusso sanguigno. Le arterie più frequentemente coinvolte sono le ciliari posteriori, rami dell'arteria oftalmica, e a seconda del distretto che viene colpito possiamo avere dei sintomi diversi, ad esempio alterazioni della motilità oculare che vengono percepiti come visione doppia, la diplopia, o ancora un abbassamento della palpebra superiore, la cosiddetta ptosi. E nei casi che ci fanno più paura, una perdita transitoria della vista che può essere totale o parziale, se ad esempio l'arterite porta ad un'ischemia del nervo ottico. Purtroppo spesso la prima manifestazione è proprio la perdita transitoria della vista e anche se impostiamo la terapia c'è un alto rischio di danni permanenti. Per questo motivo è importante non trascurare alcun sintomo dell'arterite temporale, così da poter fare una diagnosi precoce, impostare rapidamente la terapia ed evitare più possibile dei danni irreversibili. Grazie Maria Antonietta. Mi dai l'occasione di parlare di come si fa la diagnosi.
la comparsa di un mal di testa di nuova insorgenza in una persona con più di 50 anni, associato a sensibilità dell'arteria temporale con pulsazioni ridotte e assenti, necessita di un approfondimento. Gli esami del sangue, in particolare un valore che si chiama VES, Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. non PES, VES. Yes! Yes! Sì, buonanotte. Non è neanche yes, è VES, che vuol dire velocità di eritrosedimentazione. È un valore che risulta elevato in caso di infiammazione generale. Un'ecografia dell'arteria temporale, questa volta che ragazzi, dicevo, un'ecografia dell'arteria temporale è molto superficiale e facilmente accessibile, è in grado di evidenziare le alterazioni delle pareti dell'arteria e la riduzione del lume, o addirittura l'occlusione dell'arteria. Tuttavia, l'esame che ci può dare la certezza della diagnosi è la biopsia dell'arteria temporale, cioè prelevare un pezzettino dell'arteria per poterla studiare al microscopio. Parliamo adesso di come curare questa malattia. Si utilizzano farmaci antinfiammatori a base di cortisone, in particolare il prednisone, ad alti dosaggi, che vengono poi gradualmente ridotti dopo alcune settimane. La terapia però è molto lunga e va protratta per alcuni anni. Per questo motivo, un problema importante diventano gli effetti collaterali del cortisone, soprattutto negli anziani. Osteoporosi, ipertensione, diabete, infezioni, ulcera gastrica. In questi casi si utilizzano dei farmaci alternativi come il metotrexate e un anticorpo monoclonale che si chiama tocilizumab, che ultimamente ha dato dei risultati positivi nei pazienti che non tollerano il prednisone. Tocilizumab sembra una parola letta al contrario. Sì, ma tocilizumab al contrario diventa bamuzilicot e non vuol dire niente lo stesso. In effetti, purtroppo la perdita della vista in molti casi è irreversibile. Per questo motivo è importantissimo fare subito la diagnosi e cominciare la cura il più presto possibile. Un motivo di allerta devono essere i pazienti al di sopra dei 50 anni con un nuovo mal di testa di recente insorgenza. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento e che ho utilizzato per prepararlo. Se poi qualcuno volesse approfondire l'argomento o se volesse contattarmi direttamente, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Volevo poi condividere con voi la frase di una grandissima scienziata, Margherita Hack, che ha descritto Eva come la prima scienziata al mondo, in quanto la sua colpa è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l'universo, la Terra, il proprio corpo e di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto. In una parola, Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede. Mi è sembrato un modo bello e originale di vedere le cose. Ciao a tutti, alla prossima!